tutti amici di Vino, scusatemi per la voce, ma sono bello raffreddato e anche molto tosse. Ma ciò non ci fermerà, perché dobbiamo continuare la nostra lotta agli insetti che si attagliano e si annidano nelle nostre case. Quindi oggi parleremo di come allontanare ed eliminare le blatte, gli scarafaggi dalle nostre case. Ci vediamo subito dopo la nostra fantastica sigla. Eccoci qui cari amici di Vino, come sempre voi sapete che noi ci teniamo a darvi utili e preziosi consigli per allontanare questi fastidiosissimi insetti. Abbiamo visto come allontanare le mosche, abbiamo visto come allontanare le zanzare, come allontanare le pulci e le seppie dai nostri cani, come allontanare le formiche. Adesso oggi ci dedichiamo all'allontanamento e all'eliminazione progressiva delle blatte. Forse, anzi non dico forse, il peggiore dei nostri nemici, perché fanno veramente schifo, fanno veramente vomitare. Adesso vi manderò una piccola clip che guarderete su quello che sono, insomma, le blatte o gli scarafaggi, quindi una clip velocissima. Ecco, avete visto, diciamo, quello che sono, cosa succede, insomma, nelle case infestate dalle blatte, cosa sono le blatte. Adesso vi illustrerò alcuni metodi. Insomma, le blatte sono sostanzialmente tre tipologie di blatte che abitano nel nostro, diciamo, in Italia. Le più comuni sono quelle rossastre, vanno dal marrone al rosso al nero scuro. Alcune di esse hanno le ali, ma non vi preoccupate, perché gli scarafaggi non sono scarafaggi mutanti, ma semplicemente hanno le ali ma non sanno volare. Il primo rimedio naturale contro le blatte è l'igiene. Ricordatevi, le blatte si annidano dove c'è poco igiene, ma se ne vedete qualcuna nella vostra casa non vuol dire che siete sporchi. Può essere anche il vicino, può essere che abbia un'infestazione al nostro vicino di casa, potete abitare in campagna, potete avere una casetta col giardino, e soprattutto possono fare dei lavori, ad esempio nelle cantine o nei palazzi di fianco, e quindi le blatte spaventate si allontaneranno dai loro nidi storici e quindi verranno ad infestare le nostre case. Quindi ordine e pulizia. Il primissimo consiglio che vi do è: pulite la vostra casa con questa. Ve la faccio vedere. Prego la regia di mostrarla. Eccola qua. Che cos'è questa? È un aspirapolvere. Ragazzi, non mi stancherò mai di dirvi quanto è utile l'aspirapolvere, soprattutto se avete degli animali, degli amici a quattro zampe che lasciano i peli qua e là, e soprattutto per i resti di cibi. Con l'aspirapolvere arrivate un po' ovunque e quindi priverete gli scarafaggi del loro cibo naturale, ovvero avanzi di cibo, briciole e quant'altro possa finire sui nostri divani, nelle fessure del pavimento o negli angoli. Quindi aspirapolvere, primissimo consiglio. Il secondo consiglio è semplicissimo. Abbiamo dell'acqua, guardatela, eccola qua. Abbiamo dell'acqua e dell'aceto bianco di vino. Basterà aggiungere l'aceto all'acqua e lavarci i pavimenti. Potete anche utilizzare il vostro detersivo, oppure dopo che avete finito di lavare il pavimento col vostro detersivo potete utilizzare questa mistura di acqua e aceto e fare un'ultima passata. Oltre, l'aceto avrà un effetto benefico sul vostro pavimento, ma è odiatissimo dagli scarafaggi ma anche dalle formiche. Quindi utilizzate acqua e aceto sulle fessure, ma soprattutto nei gabinetti, per pulire i gabinetti, per pulire il water. E se la stessa mistura la riscaldate un po' nel microonde o su una pentola, la buttate direttamente
negli scarichi bollente per mandare via le colonie intere di scarafaggi che si annidano nei vostri scarichi. Il terzo consiglio: potete utilizzare l'aglio odiatissimo dalla stragrande maggioranza degli insetti e delle formiche, insomma l'aglio è odiato da quasi tutti, degli afidi, da coccinili, eccetera eccetera. L'aglio è odiato anche dagli scarafaggi. Gli scarafaggi odiano talmente l'aglio che ne staranno alla larga. Fa un po' l'effetto delle palline di naftalina, però è diciamo un prodotto, l'aglio, innocuo per la stragrande maggioranza degli animali, anche per i nostri cani, e quindi lo potete utilizzare. Quindi posizionate degli spicchi d'aglio aperti, ricordandovi di cambiarli periodicamente, ad esempio sotto il lavandino, dietro la lavatrice o in tutti quei punti, quelle fessure che permettono l'accesso degli scarafaggi nella nostra abitazione. Un altro consiglio che vi posso dare è quello di tenere ben chiusi tutti gli alimenti, quindi munitevi di boccaccetti, barattolini, munitevi di insomma roba chiudibile, quindi mettete i vostri alimenti al chiuso e pulite sempre bene la vostra dispensa, perché gli scarafaggi sono ghiottissimi soprattutto dolci, quindi briciole di biscotti e soprattutto lo zucchero. Loro adorano miele, zucchero, tutto ciò che è dolce lo adorano, quindi chiudete bene. Ad esempio, lo posso far vedere, questo è un barattolo, questo è un pacchetto di zucchero, potete chiuderlo con questi affarini carini che ho comprato ad Ikea, che lo terranno ben chiuso e guardate, eviteranno l'accesso degli scarafaggi all'interno dei vostri alimenti. Perché? Perché gli scarafaggi sono pericolosi soprattutto se entrano a contatto con i nostri alimenti, perché se urinano e defecano nei nostri alimenti possiamo veramente rischiare grosso con la nostra salute. Un altro consiglio che vi posso dare è di utilizzare la salvia. La salvia, odiata da tantissimi animali, viene odiata anche dagli scarafaggi, quindi tutte quelle fessure, quei buchi, il lavandino, eccetera eccetera, potete spezzettare delle foglie di salvia che sprigioneranno, a differenza dell'aglio che non è gradito da tutti, un ottimo odore anche nella vostra casa. Quindi andate a mettere queste foglie di salvia spezzettate in questa maniera qui, profumano tantissimo, le spezzettate ancora di più e le posizionate in quei luoghi, oppure le tritate addirittura al coltello. Ma passiamo ai rimedi un po' più cruenti. Prendiamo ad esempio, come vi avevo detto, le blatte sono ghiotte di zucchero, quindi prendiamo dello zucchero bianco normalissimo e lo andiamo a mischiare con del bicarbonato. Questo è il bicarbonato di sodio, zucchero e bicarbonato. Andremo a girare bene in questa maniera qua e andremo a posizionare questa mistura in tutti quei luoghi facilmente frequentati dagli scarafaggi, quindi sotto i nostri mobili, dietro i nostri divani o dove c'è la dispensa. Gli scarafaggi, mangiando la mistura di zucchero e di bicarbonato, dovrebbero morire al momento. Ricordatevi che gli scarafaggi sono anche cannibali e quindi uno scarafaggio morto attira altri scarafaggi pronti a mangiarselo, quindi non lasciate i cadaveri dei poveri scarafaggi in giro per la casa. Quello che accade è questo: quando c'è uno scarafaggio notturno, se ne vedete uno o due non vi allarmate, perché basterà veramente poco. Quando invece ne vedete più di uno o due, e soprattutto quando li vedete anche di giorno, potete iniziarvi ad allarmare, e in quel caso vi consiglio di chiamare
una ditta specializzata, quindi questi sono rimedi palliativi, non per una vera e propria infestazione. Però adesso andiamo a vedere proprio come poter eliminare gli scarafaggi con i metodi un po' più duri, un po' più cruenti. Il primo prodotto che possiamo utilizzare, ad esempio, è questo, è una polvere per gli scarafaggi. Sì, occhio agli animali domestici, mi raccomando, perché sono prodotti chimici pericolosissimi per i bambini e per gli animali domestici. Quindi vi consiglio di applicarli sempre in luoghi difficilmente impossibili, inaccessibili per i nostri animali, quindi sotto ai divani o sotto gli armadi, dietro la lavatrice o sotto i frigoriferi o sotto i pensili della nostra cucina. Quando parliamo di cucina, attenzione, perché quello che vi consiglio di fare è di chiudere tutte le fessure vicino alle tubature dell'acqua, ad esempio col silicone o con dello stucco già pronto, perché quelli sono i luoghi da dove accedono più facilmente gli scarafaggi. E soprattutto se avete delle perdite d'acqua, chiudete le perdite di acqua, perché fate ripararle, perché l'acqua è essenziale per la loro vita, quindi dove c'è acqua ci sono anche le perdite di acqua, ci sono anche gli scarafaggi. Quindi mantenete pulito, mi raccomando, l'igiene, pulite bene i piatti, non lasciate stoviglie, siate attentissimi a pulire bene per terra, e soprattutto, ad esempio, se avete le prese di aria, mi raccomando a chiuderle con una retina, con una zanzariera, non sigillatele, perché poi diventa pericoloso in caso di perdite di gas, di fughe di gas, però non sigillate. Adesso partiamo, l'ultimo rimedio prima di telefonare a una ditta specializzata per la disinfestazione è questo, sono delle trappoline, le trovate nei negozi specializzati ma anche nei supermercati comuni. Occhio a maneggiarle con cura, lavatevi bene le mani dopo averle utilizzate o utilizzate dei guanti. Queste trappoline, guardate, io le ho già aperte, ci sono due fessure, si rompono con le mani e ci sono delle fessure. All'interno è contenuto un gel, una gelatina. Questa gelatina attrae con un'esca, attrae gli scarafaggi, quindi mettetela nei luoghi sempre non accessibili da bambini ed animali, nei luoghi dove avete visto più di frequente gli scarafaggi, quindi sotto i pensili della cucina, dietro al divano o nel bagno. Cosa faranno? Gli scarafaggi entreranno, ve lo mostro, da questa fessura qui, quindi entreranno qui, mangeranno l'esca, usciranno, l'esca gli darà il tempo di sopravvivere fino a quando gli scarafaggi non andranno nel loro nido. Nel loro nido lo scarafaggio morirà, il veleno che ha ingerito ucciderà l'intera colonia, compresi i piccoli, quindi eliminerà l'intera colonia. Solitamente questa esca dura 2 settimane, ci mette un paio di settimane per sterminare la colonia. Se vedete ancora scarafaggi, cambiatela periodicamente, ha un costo di 5-6 euro, quindi non è un costo, insomma, è un costo ragionevole rispetto a una vera e propria disinfestazione. In ultimo vi ricordo, come vi ho detto, se purtroppo il problema persiste, chiamate una ditta specializzata che vi permetterà di eliminare gli scarafaggi in maniera adeguata, fare una vera e propria disinfestazione. Loro sanno quello che fanno e le andranno a cercare in quei luoghi e noi non sospettiamo neanche. Se vi è piaciuto il nostro video, mettete mi piace, iscrivetevi numerosissimi al canale YouTube, vi ringrazio perché siete tantissimi, siamo arrivati quasi a 3.000 mi piace. Se il video otterrà almeno 10.000 mi piace, vi prometto che ve ne posterò un altro e poi un altro ancora, tutto atto per eliminare gli animaletti fastidiosi che vivono nella nostra casa. Ciao amici di Neonemino, seguitemi anche sul blog,
seguiteci anche su Instagram e su Facebook. Ciao, alla prossima puntata!